Io sono Mario Boccia, faccio il fotografo e il giornalista. Ho seguito conflitti nel mondo dal 1989 fino al 2001-2002. Non mi piace essere definito fotografo di guerra, io non voglio che la guerra prenda possesso di me, un fotografo di guerra, no, io sono un fotografo, sono un cronista, sono un giornalista, nel senso che racconto ad altri che non sono in un posto quello che vedo, sono un testimone e racconto le storie che incontro. E lo racconto perché penso che sia necessario farlo. Io penso che non si possa fare questo lavoro se tu vuoi avere successo e fare soldi. Io penso che si debba fare questo lavoro per cercare di lasciare il mondo meglio di come l'hai trovato. La guerra è qualcosa che non si deve ripetere. Mai, non si deve fare, non si deve proprio fare. La guerra nei Balcani per me è stata particolare rispetto a tutte le altre, perché in questo paese io ci venivo da bambino, quando avevo 5-6 anni, a fare le vacanze. Venivo con i miei genitori e andavamo in Jugoslavia, al mare o in montagna. Andavamo in Croazia, adesso andavamo in Slovenia e a Sarajevo vidi le mie prime moschee. E mi ricordo esattamente, mi tornava in mente, quando chiesi a mia madre, avrò avuto 7 anni, ma che sono quei cosi, quei missili? Ed erano i minareti, non li avevo mai visti. E mia mamma me lo spiegò e io con curiosità vedevo queste cose nuove per me. Per questo motivo, quando è scoppiata la guerra in Jugoslavia, il mio sentimento, venendo qui, attraversando il confine a Trieste e andando in macchina verso Lubiana, era di tornare nei luoghi delle mie vacanze da bambino. Io tornavo, era come se la guerra mi fosse entrata in casa, nel senso nei miei ricordi. Vedevo posti che avevo visto allora e in vacanza devastati dalla guerra. Quindi era un atteggiamento diverso da altri conflitti. Mi sentivo quasi responsabile anch'io un po', ma perché è successo questa cosa? Perché non? Sarajevo è stato particolarmente difficile per me perché mi ha messo di fronte a una grande contraddizione per le differenze culturali, per le chiese, le moschee vicino, per tutte queste cose qua. E poi perché le persone, i cittadini di Sarajevo pensavano che la guerra non ci sarebbe mai stata. La maggioranza delle persone di Sarajevo pensava che la guerra da loro non sarebbe mai scoppiata. La prima frase che ho imparato in serbo-croato-bosniaco era Rata neće biti. Non ti preoccupare, la guerra qui non ci sarà. Noi siamo abituati a vivere insieme. Non può succedere da noi. Mi ricordo questo discorso lo feci a febbraio del 1992 con un collega fotografo di Sarajevo che mi faceva vedere le sue foto delle
dei bambini rom, degli zigani. E mi diceva, qui da noi non scoppierà mai la guerra, non è come tra serbi e croati. Qui da noi il padrone di questo posto è serbo, io mi chiamo Adnan e ci sono tanti amici croati, da noi non può succedere, vedi che stiamo tutti insieme. Era febbraio del 92, Rata Necebiti, e poi è scoppiato l'inferno. Questo ti fa capire quanto è fragile la pace. La prima volta che riesco a tornare a Sarajevo era a dicembre del 92. Venivo in macchina, attraversando le linee. Molto spesso sono passato dalle montagne, dal Monte Trebević, Pale, Monte Trebević, Jahorina, e poi giù verso la pista dell'aeroporto. In questo modo seguivo la linea dell'assedio, cioè incontravo postazioni di soldati serbi, alcuni sembravano giovani di leva, altri erano più convinti di quello che facevano, in particolare i tiratori scelti. E la cosa che mi pesa di più è che quando tu sei da solo, per esempio in una postazione di quelli che sparano sopra Sarajevo, e sei costretto a sorridergli, ti salutano, ti danno la mano, c'hai la sensazione che quelle mani sporche di sangue non te le pulisci più, però sai che quello è il tuo dovere, tu li devi fotografare. Ho scattato questa foto in una postazione di militari serbo-bosniaci sotto il Monte Trebević. Vedete, ci sono il cavalletto, si appoggia la mitragliatrice qui sopra e si spara dall'alto verso in basso. Non è difficile fotografare un assassino, perché sono alcuni molto fieri di quello che fanno, sono orgogliosi di quello che fanno. Io quando ho visto questo signore con la barba e lui mi ha visto con la macchina fotografica, ha preso il coltello e se l'è messo tra i denti e poi mi ha fatto vedere la pietra per affilare la lama del coltello. Questa pietra qua serve perché il coltello sia sempre molto affilato e mi ha detto questa frase: deve essere sempre tagliente perché deve tagliare una gola al primo colpo, come con i maiali. Ancora adesso raccontandola ho i brividi. Ecco, questo è un posto che mi tornano in mente degli incontri particolari, quello con gli stranieri che venivano qui apposta per combattere. In un base di Grbavica ho incontrato uno che veniva dalla Grecia, un ragazzo giovane che veniva dalla Grecia per combattere in nome di una solidarietà ortodossa ed era completamente fuori di testa, faceva dei discorsi pazzeschi. Per esempio mi diceva che lui era qui per combattere i musulmani ma anche gli ebrei che volevano conquistare il mondo. Il greco aveva una maglietta bianca con delle strisce azzurre ed erano insieme, qui venuti da fuori per combattere. Un altro invece veniva da New York, era un cittadino americano
serbo di origine che veniva da New York apposta a Sarajevo a sparare alle persone, ai bambini, alle persone vere. Ed era figlio, mi spiegava che lui era figlio dei cetnici andati via dopo la seconda guerra mondiale e rifugiati in America. Ora, io capisco, cioè non capisco la tradizione di famiglia, ma tu parti da New York per venire sopra Sarajevo a sparare alla gente normale. Ho delle foto di russi che combattevano a Trebinje con i serbi. E ce n'è una importante particolarmente perché è chiaro che è russo, perché lui sta pregando davanti a una croce con scritto un nome in russo di un suo compagno ucciso, vicino Trebinje. Ricordo un'immagine molto forte. Era quasi Natale, era metà dicembre e c'erano un gruppo di ragazzi, uno in particolare mi dice buon Natale, mi augura buon Natale e sorrideva. Io sulla parete noto che c'era un fucile da tiratore scelto, uno Zastava M76 mi sembra, sulla parete dietro le sue spalle. E allora gli chiedo, ma sparate anche a Natale? E lui mi guarda, certo, che domanda, certo, sparo anche a Natale. Loro sono musulmani, non lo festeggiano. E dico, ma sparate anche ai bambini? Quasi sorrideva mentre lo diceva, certo. Da grandi diventano mujahideen e sparerebbero i nostri. Io gli sparo prima, e rideva. Ma non aveva una faccia da mostro, aveva una faccia da, come ti posso dire, da persona che potevo incontrare al bar, un ragazzo normale che sorrideva, mi faceva gli auguri di Natale, mi dava la mano e sparava ai bambini. Una volta staccò il fucile dalla parete, mi disse guarda, e io guardai dentro il mirino e vidi quanto era facile sparare. Guardavi la persona, sapevi esattamente dove colpire, chi colpire. E uno mi disse prova, shoot. I said no, I'm here to shoot picture, not bullets. Volevo dire che l'impressione era fortissima. Per un attimo potevo essere anch'io un assassino. Uno di loro mi fa, quanto mi dai se sparo? Io dico niente, non voglio che spari, non mi interessa fare una foto mentre spari. E lui mi fa, altri tuoi colleghi della televisione mi hanno pagato perché io sparassi, per fare la ripresa. E lì mi sono venuti i brividi, perché penso a che cosa si può arrivare facendo il mio mestiere. Pausa. Una cosa che ho sempre fotografato molto in tutte le zone di conflitto o di lotta per la sopravvivenza che io ho conosciuto viaggiando nel mondo
sono stati i bambini, la grandissima forza che i bambini hanno di giocare nella miseria, di giocare quando si smette un po' di sparare, di giocare in guerra, perché un bambino non può vivere senza giocare, non può vivere senza relazionarsi con gli altri bambini, non può vivere senza sorridere. Molti colleghi fotografi si chiedevano perché io fotografassi tanti bambini. Perché li fotografi se non li vendi? Che ci fai con queste foto di bambini? E io non capivo la loro ossessione per guadagnare soldi facendo questo mestiere difficile di essere testimone di conflitti. Ti faccio un esempio. Questa foto sulla copertina di questo mio primo libro che feci a Guerra in Corso, quando portai la foto di questa bambina, che era il 1° gennaio del 1993 a Sarajevo, incontro una bambina nel quartiere di Alipashno e sorride di fronte a una vetrina crivellata di proiettili. Mi sembrava un miracolo quel sorriso. Io avevo paura e lei sorrideva guardandomi. Quando portai questa foto al giornale per venderla, chi le deve... Guarda questa foto, dice bella foto, peccato che ride, non c'è dramma. E non la comprò. E io dentro di me pensai che doveva essere quella la copertina del mio primo libro. La foto che per la stampa, per la grande stampa, non doveva essere pubblicata perché la bambina sorrideva e non era per terra colpita a morte da un proiettile. Per me questo sorriso è un sorriso contro tutte le guerre. È un sorriso nonostante i buchi dietro. È qualcosa che non potrai mai uccidere, neanche se la colpisci. È un sorriso che rimane, è un messaggio per tutti quelli che verranno dopo. Mi ricordo una volta era febbraio del 94, c'era stata tanta neve a Sarajevo e i bambini giocavano coi pattini o con gli slittini, giocavano nella neve. E io facevo queste foto a questi bambini che giocavano, cercando delle contraddizioni. C'erano, per esempio, un bambino tirava la slitta in un parco pubblico e dietro c'erano delle sepolture, delle sepolture recenti. C'era la morte, ma davanti c'era la vita nel gioco di quel bambino che tirava la slitta. Credo che la parte più importante del mio lavoro oggi sia entrare nelle scuole e parlare contro le guerre e contro le ingiustizie attraverso un albo illustrato, addirittura illustrato con dei disegni tratti da foto, e sembra una cosa assurda, no? Tu sei fotografo e pubblica un libro di fotografie, ma questo libro di disegni mi permette di parlare con bambini dagli 8 ai 13-14 anni. E poi a loro posso anche spiegare che questa bambina qui è la sorella di Anela, si chiama Almedina. Ed è una bambina vera, non è un disegno. E gli mostro la foto. Quindi quando vado nelle scuole con questo libro, loro lo leggono e poi vedono le foto, dopo. Nei commenti, una bambina di 12 anni mi ha detto: secondo me il fotografo voleva dimostrare la follia della guerra perché l'ombra del soldato sul muro non ha la testa. È qualcosa di estremamente poetico, ovviamente non era nelle mie intenzioni nemmeno pensare a una cosa del genere, ma nel rapporto con dei bambini, la follia della guerra, la capacità di guardare i dettagli, l'ombra senza testa significa
la follia della guerra e capiscono che questa è una storia vera. Per esempio, la donna che aveva il coraggio di vendere fiori anche durante la guerra, la incontrai al mercato che vendeva fiori, mi incuriosì questa cosa perché dico, i fiori non sono una cosa utile durante la guerra. E gli chiedo, ma tu sei serba, croata o musulmana? Lei mi guarda e mi fa, sono nata a Sarajevo. E quando gli chiedo come ti chiami, Kako te giovi, come si dice, come ti chiami? Lei mi risponde Sviesharka. Io non capisco, mi segno il nome e poi chiedo a un interprete, è un nome serbo, croato o musulmano questo? E lui mi dice, non è un nome, c'è scritto Fioraia. E capisco che quella era la seconda lezione che questa donna mi ha dato. Questo è un libro di disegni. Qui ho dato la mia macchina a una persona che era vicino a me e ha scattato questa foto. Quando sono andato a portargliela, nel viaggio seguente, purtroppo non c'era più e mi hanno detto che era stata uccisa. Era una fioraia ed è morta facendo la fioraia. E questo libro è il mio contributo a che il suo sacrificio non sia stato inutile. Ecco, queste sono le storie che ti rimangono dentro. Sarajevo mi ha insegnato molto. Mi ha fatto pensare e riflettere molto. Sarajevo rappresenta il futuro del mondo. Rappresenta una società piena di colori, di differenze. Il meglio delle differenti culture può arrivare a una sintesi. Sarajevo è più avanti di tanti altri posti nel mondo.